Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Quadriquattro News. Oggi con voi voglio parlare del nuovo Evo Nano e Evo Nano Plus perché ci sono delle novità, in particolare sono state rese note le specifiche complete. Si tratta di dati probabilmente in anteprima mondiale che ci sono stati forniti da Dronisport, che è il rivenditore ufficiale italiano di Autel Robotics e che ringrazio. Tra l'altro Dronisport per noi di Quadriquattro News e quindi per tutti voi ha creato un coupon che dà diritto al 3% di sconto sia sui droni Evo Nano che sui droni Evo Lite. In descrizione di questo video ci sono i relativi riferimenti. I droni sotto i 250 grammi di peso rappresentano una categoria importantissima del regolamento europeo perché permettono di sorvolare anche scenari urbani con sorvolo di persone non informate, naturalmente se non ci sono divieti di sorvolo. Quindi alla fine, anche se è una categoria open category, quindi rivolta a qualsiasi persona, viene da sé pensare che questa categoria può essere molto utile al professionista che deve svolgere operazioni in scenari urbani. Infatti droni di categoria superiore come ad esempio i C1 oppure i C2 non permettono di sorvolare persone non informate. Per quanto riguarda il C1 le operazioni devono essere condotte in modo in cui ragionevolmente non venga effettuato il sorvolo di persone non informate. Nel caso in cui venga effettuato bisogna minimizzare i tempi di sorvolo, ma comunque le operazioni devono essere condotte così, cioè devono essere progettate in modo che non ci sia sorvolo di persone non informate. Con i droni sotto i 250 grammi invece non c'è bisogno di avere queste attenzioni, basta decollare ed evitare di sorvolare assembramenti di persone, tutto il resto è concesso. Quindi avere a disposizione un drone sotto i 250 grammi di peso tecnologicamente avanzato, sia per quanto riguarda le prestazioni che per la qualità video, risulta essere molto importante quasi indipendentemente dal suo costo, perché il professionista vuole ottenere il risultato, vuole avere uno strumento idoneo per ottenere il risultato che vuole raggiungere. Se poi consideriamo che per i droni sotto i 250 grammi non c'è obbligo di identificazione elettronica e neppure il rispetto di OSPACE, nel senso che non ci sarà il tracciamento centralizzato di dove sta volando, non ci sarà bisogno di seguire le procedure OSPACE per volare in determinate zone, si capisce ancora di più l'importanza di questi mezzi. Ripeto, soprattutto alle possibilità operative che con altri mezzi è praticamente impossibile, non è impossibile ma è molto difficile ottenere, è molto gravoso ottenere. Naturalmente con questi droni non è possibile fare tutto, però si possono fare tante cose che prima non si potevano fare. A questo proposito, le ore scorse Dronisport ha pubblicato un video che è stato fatto dalla Autel, è stato diffuso dalla Autel, su un confronto tra il Nano Plus, tra la camera del Nano Plus e quella del DJI 2S e del DJI Mini 2. È un confronto che può essere considerato di parte provenendo dalla Autel, però devo dire che promette bene il sensore del Nano Plus, che è da 0,8 pollici rispetto a quello da 1 pollice dell'R2S. Anche di notte si vedono differenze, soprattutto per quanto riguarda il Mini 2, come potete notare. Sarà mia cura verificare quando riuscirò ad avere un esemplare di Nano Plus. Nel frattempo, come ho detto, sono riuscito ad ottenere da Dronisport, che nuovamente ringrazio, le specifiche complete della famiglia Nano, Autel Evo Nano. Vediamole assieme. A parte la conferma ovvia del peso di 249 grammi, possiamo notare la diagonale che è leggermente superiore a quella del Mini 2, diagonale di 231 mm. La velocità orizzontale invece è leggermente inferiore a quella del Mini 2, raggiunge in modalità sport i 54 km/h. Queste sono specifiche in comune tra Nano e Nano Plus, sono identici da questo punto di vista, cambia soltanto la camera, il reparto camera, tutto il resto è uguale. La velocità in modalità normale è di 36 km/h, mentre la velocità in modalità stable, che dovrebbe essere tipo quella cinematiche della DJI, è di 18 km/h. Poi vediamo che l'autonomia dichiarata è di 28 minuti, ma tra poco vedremo che la batteria
dell'Autel Evo Nano è uguale a quella del DJI Mini 2, esattamente la stessa per quanto riguarda le caratteristiche, e siccome il DJI Mini 2 arriva fino a 22 minuti mantenendo una carica residua accettabile, presumo che anche il Nano e il Nano Plus arrivino a 22-23 minuti reali di autonomia. Da questo punto di vista, attualmente il record appartiene allo Zino Mini Pro, che riesce a raggiungere 28 minuti di autonomia con il 15% residuo di batteria. Sto parlando di valori reali che ho verificato personalmente sul Mini 2 e sullo Zino Mini Pro. Poi possiamo notare che resiste al vento fino a un livello 5, che corrispondono a 30-39 km all'ora, quindi come il DJI Mini 2. Mentre per quanto riguarda il segnale radio possiamo notare che c'è anche la frequenza a 5,2 GHz. La banda a 5,2 GHz è una novità perché è stata approvata recentemente in Cina, ma non ho idea se sia approvata in Europa. Possiamo anche notare che la potenza dichiarata è di 30 decibel milliwatt, che però si riferisce alla potenza legale in USA, negli Stati Uniti. Ricordo infatti che in Europa la potenza legale CE è di 20 decibel per milliwatt sulla 2.4 e di 25 sulla 5,8 GHz. Per quanto riguarda il sistema di posizionamento satellitare GNSS, a quanto pare riceve la costellazione GPS, non sono riportate altre costellazioni, ma sicuramente riceverà anche la costellazione russa GLONASS, è da capire se riceverà anche quella europea Galileo. Probabilmente sono cose che verranno poi aggiustate via firmware. Poi l'accuratezza dell'overing, la precisione è di 10 cm quando utilizza i sensori VPS e di mezzo metro quando utilizza il GPS, per quanto riguarda il mantenimento dell'altezza. In orizzontale invece 30 cm con il VPS e 1,5 m con il GPS. Da notare che ha un sonar come il Mavic Pro 1 invece dei sensori a infrarossi per quanto riguarda il calcolo in altezza in prossimità del suolo sia in ambienti interni che esterni. Per quanto riguarda il gimbal camera, ovviamente stabilizzato su 3 assi, possiamo notare che l'utente potrà orientarlo da 0 a meno 90 gradi, quindi presumibilmente in fase iniziale non potrà essere orientato verso l'alto, sopra di 0 gradi, a meno di aggiornamenti firmware che sbloccheranno questa cosa. Comunque in fase iniziale, se i dati sono questi, non sarà possibile orientarlo verso l'alto. Possiamo poi leggere i dati per quanto riguarda la percezione degli ostacoli. Affinché possano essere rilevati gli ostacoli deve esserci un illuminamento superiore ai 15 lux. Passiamo al reparto camera. Per quanto riguarda la camera del Nano, che è diversa da quella del Nano Più, abbiamo un sensore da mezzo pollice da 48 megapixel che però fa uso del quad Bayer, del filtro quad Bayer, quindi del binning. In pratica un sistema che unisce fonde 4 pixel per farne uno, e quindi si potranno scattare foto sia da 48 megapixel ma soprattutto da 12 megapixel con un basso rumore per questa tecnica del binning. Il FOV è di 84 gradi, l'apertura è 2.8, c'è la possibilità di cambiare i parametri della camera manualmente, poi possiamo notare il range degli ISO, lo shutter speed, il portrait blur che non ho idea di cosa sia in questo momento, anche il defog mode non so cosa sia. Possiamo notare un digital zoom, uno zoom digitale che può arrivare fino a 16 volte, 16x, e poi la possibilità di scattare foto RAW in DNG. In ultimo possiamo vedere la risoluzione delle foto. Poi sempre per quanto riguarda il Nano e quindi non il Nano Plus, potrà registrare video sia in H265 che in H264. Possiamo vedere le risoluzioni video che arrivano a 60 fps quando siamo in Full HD, mentre per le altre risoluzioni ci si ferma a 30 fps. Però possiamo anche vedere che c'è l'HDR, quindi è una cosa importante.
il bitrate di registrazione è di 100 megabit al secondo, abbiamo anche il timelapse, la possibilità di scattare foto in modalità panorama, mentre i video avranno il formato sia MP4 che MOV. Ma passiamo alla camera del Nano Plus, che come dicevo prima potrebbe risultare molto più interessante per quanto riguarda i professionisti. Abbiamo un sensore da 0,8 pollici, come abbiamo visto all'inizio del video, si avvicina molto all'Air2S se non lo supera, è una cosa che poi verificherò in seguito. Pixel 50 megapixel, però anche qua funziona in quad Bayer, col filtro quad Bayer, quindi di 4 pixel ne fa uno. E il fove 85 gradi, l'apertura è importante, f/1.9. Ci sono qua le stesse modalità automatiche e anche manuali del Nano. Possiamo notare lo shutter speed che è più o meno lo stesso. Abbiamo sempre lo zoom digitale fino a 16x e le foto RAW naturalmente anche. E le risoluzioni foto sono da 50 megapixel oppure da 12,5 megapixel sfruttando il filtro quad Bayer, quindi con un risultato molto meno rumoroso rispetto alle foto da 50 megapixel. Sempre sulla camera del Nano Più possiamo notare la modalità foto, abbiamo anche il bracketing, l'HDR, la codifica del video sempre H265 e H264, le risoluzioni sono uguali a quella del Nano, comprese gli FPS, quindi si arriva fino a 60 fps soltanto in Full HD. Per le restanti risoluzioni ci si ferma a 30 fps. Il bitrate è sempre di 100 megabit al secondo. Abbiamo il timelapse, il panorama e anche qua abbiamo sempre formato video MP4 MOV. Qua possiamo vedere i dati della batteria che è condivisa con il Nano e il Nano Plus. È una batteria i cui valori sono assolutamente identici a quella del Mini 2, DJI Mini 2. È una LiPo a 8,8 volt al massimo, quindi è una LiPo HV, e l'autonomia, come ho detto in precedenza, dichiarata di 28 minuti, però sul Mini 2 io ho riscontrato un'autonomia reale che si aggira intorno a 22 minuti, mantenendo una carica residua accettabile in modo che non si rovini la batteria. Quindi presumo che anche in questo caso l'autonomia reale sarà di 22-23 minuti, ma lo verificherò appena avrò un esemplare di Nano Plus. L'app sarà nuova, si chiamerà Autel Sky, funzionerà sia per iOS che per Android ovviamente. Ovviamente questo drone non ha una memoria interna, ma può supportare micro SD card fino a 256 GB di tipo UHS 3. Qua abbiamo i dati del radiocomando, le potenze le abbiamo viste prima, la batteria interna da 3930 mAh che garantirà, e qua mi suona un po' strano, 3 ore e mezza quando il radiocomando è connessa a uno smartphone e invece 2 ore e mezza quando non è connessa. Mi sembra strano perché in genere, almeno per quanto riguarda i telefoni, gli smartphone Android, il radiocomando in genere carica gli smartphone Android, quindi generalmente quando c'è lo smartphone collegato l'autonomia del radiocomando è inferiore, però è interessante il fatto che possa funzionare anche senza smartphone. Poi possiamo anche notare che quando il drone si troverà a meno di 1 chilometro, la qualità massima di trasmissione del ritorno video, cioè la qualità del ritorno video che vedremo sullo smartphone, sarà di 2,7K e questo è un valore eccezionale, è un primato per i droni perché fino ad oggi mi sono fermato, ho visto droni che trasmettevano al massimo a 1080p, a 2,7K è una gran cosa. Naturalmente servirà uno smartphone di potenza adeguata per processare tutto questo flusso video, perché altrimenti si avranno dei rallentamenti. Interessante anche il valore della latenza inferiore ai 200 millisecondi, mentre il bitrate della trasmissione del video di ritorno al massimo potrà raggiungere 90 megabit al secondo, un altro valore notevole che ripeto necessiterà di uno smartphone con un processore potente, altrimenti si avranno dei lag, dei ritardi e delle disconnessioni, delle lamentele
come già sta avvenendo su altri droni, da parte degli utenti che hanno degli smartphone non adeguati. Bene, l'elenco delle caratteristiche tecniche ufficiali che mi è stato fornito è terminato. Devo dire che caratteristiche di assoluto rilievo, soprattutto per il Nano Plus per quanto riguarda il reparto camera. Sulla carta il Nano Plus sarà molto appetibile ai professionisti nonostante il suo costo, se queste caratteristiche saranno rispettate, e ripeto, lo vedremo quando avrò un esemplare di Nano Plus, farò le prove e vedremo, però è molto promettente a livello professionale il Nano Plus. Nel salutarvi vi ricordo che grazie ad un accordo che ho stipulato con Droni Sport c'è un coupon sconto del 3% sui prezzi di Evo Nano e Evo Lite, sia nella versione standard che premium per entrambi. Il coupon assieme al link dove poter acquistare con lo sconto del 3% lo troverete in descrizione video. Per trasparenza vi dico che se comprate dei link che ho messo in descrizione video io riceverò una commissione dal vostro acquisto, che però per voi è trasparente, per voi è a costo zero, però io ricevo una commissione dal venditore, commissione che mi aiuta a portare sul canale i droni e che non mi impedisce di essere indipendente, perché io cerco sempre di essere imparziale in qualsiasi recensione. Il mio scopo non è vendere, il mio scopo è fare recensioni. Bene, direi che è tutto, vi saluto, vi ricordo però di farmi sapere cosa ne pensate, perché sono molto interessato alle vostre opinioni, quindi commentate e fatemi sapere la vostra. Grazie per l'attenzione, ciao a tutti, ci vediamo con il prossimo video su Quadricottero News.